Buonasera e buongiorno a tutti. Oggi siamo qui su Minecraft versione 1.2.5, letteralmente una versione di Minecraft vecchia di 10 anni, forse 15, e siamo qui perché oggi andremo a riscoprire un pacchetto moddato che ha letteralmente fatto la storia di questo gioco, e sto parlando del famosissimo pacchetto che probabilmente tu, se sei nuovo su Minecraft, non conosci, il famoso Techit Classic. E andiamo inizio a questa serie, quindi che tu sia come me un nostalgico che ha vissuto Minecraft a quegli anni e poi magari lo ha abbandonato ed è curioso adesso di ricominciare, bene, questa serie fa per te perché io sono esattamente in quella situazione, ma fa anche per te se sei semplicemente un curioso che non ha mai vissuto Minecraft all'epoca e vuole vedere cosa era. Avremo un sacco di mod tecniche, questi sono tutti i prodotti che possiamo usare, e una cosa che già vi dico ragazzi, io voglio industrializzare, voglio creare farm. Questi qua sono tutti macchinari della Industrial Craft, la mod più famosa dell'epoca, e io voglio creare un sacco di farm con tutti loro. Ma attenzione, molte serie in passato hanno fatto l'errore di utilizzare alla base delle farm la famosa Equivalent Exchange, vediamo se la trovo, insomma quella, ecco qui, questa mod qua, quella che tramite il valore di IMC vi permetteva di insomma avere un po' tutto. E overpower questa mod, troppo facile, troppo comoda. Io invece voglio fare le farm industriali, non voglio usarla, o meglio la useremo, ma non la useremo come base per le nostre farm. Quindi adesso ovviamente dobbiamo partire dalle basi, quindi ci raccogliamo un pochettino di legna e poi vediamo un pochettino. Quindi niente, se siete curiosi, nostalgici, bene, questa è la serie che fa per voi. Oggi riscopriamo le origini delle mod per Minecraft e vi posso garantire che questo pacchetto moddato spacca, cioè è veramente una roba bella, interessante, curiosa, c'è tanto da fare. E io a Minecraft, considerate, non gioco da almeno 4-5 anni, mentre prima veramente mi spaccavo tanto. Io ho vissuto questa versione, ho vissuto la 1.6.4, la 1.7.10 e anche alcune successive, poi in realtà tutti gli ultimi aggiornamenti me li sono letteralmente persi. E vabbè, ci sta, crescendo uno poi magari smette, solo che ultimamente tramite alcuni video su YouTube mi è veramente venuta voglia cavolo di rigiocare a Minecraft e ho detto, piuttosto che buttarmi nelle nuove versioni che non conosco, ecco, mi sono detto iniziamo da quello che mi è familiare, e cioè appunto questo pacchetto moddato. Allora, ho avuto modo di raccogliere un pochettino di, come si dice, lana, e qui ho anche individuato una cosa fondamentale, l'albero della gomma. Vedete che le foglie sono leggermente diverse e c'ha questo tronco più scuro. Ecco, questa qui è la resina che ci permetterà di fare la gomma, solo che se io spacco il tronco, questa non mi viene data. Ci serve un attrezzo che si chiama Tritap. La gomma è fondamentale per tutta la Industrial Craft, è proprio alla base di ogni cosa. Tasto destro abbiamo raccolto la resina, che poi cotta diventerà gomma, e qui, attenzione, ricrescerà. Nel frattempo ho anche preso un pochettino di lana, vediamo se mi ricordo come si fa il letto, così la notte almeno dormiamo, perché insomma di affrontare i mob non mi sembra il caso. Mi serve un piccone, che vorrei anche raccogliere un po' di pietra, e niente, non so se raccoglierlo questo albero adesso o lasciarlo qui, perché insomma se lo raccolgo magari mi dà gli alberelli e poi me lo pianto vicino casa, vicino dove faccio casa. Stavo guardando anche la mappa e siamo insomma in una zona un po' strana, di là c'è un bioma un po' diverso, forse andrei da quella parte io sinceramente, però raccolgo un altro po' di legna, dai sì, la raccogliamo, così magari mi dà gli alberelli e me li porto. Allora, in realtà l'albero lì ho spaccato tutte le foglie e non mi ha dato un mezzo alberello, però qui ne ho individuato un altro. Vedete, si vede perché hanno la chioma molto a punta, gli alberi di gomma sono facili da individuare, quindi adesso quasi quasi mi taglio anche questi sperando che un mezzo alberello me lo diano. Ok, ho ottenuto un alberello, intanto stavo guardando che dietro di noi abbiamo della sabbia, continuando in questa direzione invece abbiamo due giacimenti di petrolio e cambia anche il bioma, quindi io continuerei ad andare da questa parte e vediamo cosa trovo. Aspetto che magari mi diano qualche altro alberello, almeno 2 o 3, e proseguo. Ecco, questo qua è il petrolio che vi dicevo, con questo qua ci possiamo fare poi un sacco di energia, quindi bene a sapersi che ce l'abbiamo qua. Io forse costruirei casa da queste parti, però volevo prima esplorare almeno un altro pochino. Mi sto facendo intanto un po' di bistecche perché insomma un po' inizio a morire di fame, anzi quasi quasi che mi devo fare anche una fornace per cuocerle. Allora, ho trovato questo punto sopraelevato, lì abbiamo la palude con alcuni alberi di gomma, quelli là vedete, è interessante, cioè abbiamo questa specie di montagnetta. Onestamente come bioma
non mi piace, cioè costruire casa qui bruttino, quindi io vorrei andare là intanto a prendermi un po' di roccia che ci serve e poi insomma capire, anzi ce l'ho già quella roccia e magari continuare da quella parte là. Prima però mi farei un riposino appena possibile. Ah, vi faccio vedere che qui ho trovato già del ferro e adesso mi faccio anche una fornace, così magari lo cuocio, casomai trovo qualche minerale poi migliore per il quale mi serve il piccone di ferro, almeno ce l'abbiamo. Strano che ho trovato prima il ferro del carbone, di solito il carbone veramente se ne trova in quantità industriali, invece guardate qua quanto ferro, dai, sono contento. Nel frattempo che cuocio il ferro mi sto raccogliendo anche un po' di gravel perché ho bisogno che mi dia i flint e steel, questi qua, no, flint e steel è l'accendino, ok, perché ci servono poi per fare dei macchinari se non ricordo male, quindi provo a raccoglierne almeno un po'. Adesso che ho le torce posso avventurarmi leggermente più sotto. Ok, non vorrei esagerare, va bene. Qui abbiamo intanto del rame, ragazzi. Il rame sarebbe copper in inglese e ce lo prendiamo e ce lo portiamo a casa. Allora, di qua ci si butta in una vera e propria caverna, però non credo sia il caso. Voglio soltanto prendere questi 2 pezzi di carbone e tornare alla fornace e capiamo che fare. Magari do anche un'altra occhiata, vabbè quello lo lasciamo, al resto della caverna. Anche da questa parte si prosegue un pochino. Questo è marble, sarebbe marmo, è letteralmente uno dei materiali più iconici di questo pacchetto. Io lo utilizzavo veramente per fare di tutto, mi piace un sacco. Lo raccoglierei adesso, ma diciamo che non è la priorità, quindi magari in un secondo momento. Vorrei soltanto prendermi questi materiali che abbiamo a portata di mano e poi provare un pochettino a muoverci. Quindi scavo un altro po' e ci aggiorniamo. Allora, ho raccolto quello che potevo raccogliere. Qui sotto c'è una caverna interessante da esplorare, però a parte che sta facendo notte, quindi io mi farei una dormitina qua. Sta facendo notte, sì. Mi prendo questo ferro e poi proseguiamo il nostro viaggio, penso in quella direzione. Abbiamo bisogno di altri materiali e poi possiamo iniziare forse anche già a fare i primi macchinari in questo primo episodio. Vorrei anche andare un'occhiata però agli alberi della gomma, perché anche la gomma ci serve per i macchinari, quindi mo facciamo tutto. Nell'attesa che si fa notte, intanto vi invito a commentarmi qui sotto cosa ne pensate di questa serie, se volete che la porti avanti e soprattutto cosa vi piacerebbe vedere, perché insomma se mi date delle idee e dei consigli li mettiamo in pratica super volentieri. Fatemi quindi sapere e anzi se vedete che magari io stesso sbaglio delle cose o potrei fare delle cose meglio, ditemelo, perché comunque io vi leggo tutto e tutti e fatemi soprattutto, insomma dimostratemi un po' di supporto, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, questo sarà appunto un canale di Minecraft o di gaming in generale in cui mi voglio rilassare, quindi giochiamo per rilassarci, per imparare senza cose troppo complesse. In particolare in questo pacchetto ve l'ho detto, se fanno le, come si dice, le cose industriali, perché è un pacchetto industriale. Ne approfitto anche per ammazzare qualcheduno di questi squid qua, che se non sbaglio danno inchiostro, che chissà mai ci possa servire, poi vatteli a ripescare. Mo ci sono, me ne prendo almeno qualcuno. Ah, vi devo dire che qui non è malissimo perché è veramente pieno di alberi della gomma, cioè dove ti giri ce n'è uno. Quindi io adesso me li spolpo tutti, non mi metto a tagliarli, tanto non serve, anzi li lascerei così, la resina la facciamo anche ricrescere, poi insomma se mi stabilisco qui vicino ce li ho già a portata di mano, che insomma fanno tantissimo comodo. Faccio quindi un po' di pulizia e ci aggiorniamo. Ho appena trovato una cosa stranissima, ragazzi. Questi drop qui che non sono roba mia. Questo buco, qui c'è della lava e questo materiale vulcanico. Cioè, guardate, questa non l'ho fatto io sta roba. Non so che sia successo. Forse è scoppiato o è eruttato tipo il vulcano. Questo è proprio un materiale dei vulcani, perché in questo pacchetto ci sono anche i vulcani. Quindi, boh, forse mi allontanerei da questa zona. Volevo capire dove possiamo andare. Ecco, di là abbiamo il deserto. Dietro di noi abbiamo un buco dove si può trovare materiali. Come si chiamano quando trovi... Non mi viene il nome tecnico, vabbè. Io forse andrei da quella parte che vedo della terra un po' più pianeggiante e tranquilla. Ok, questa è la situazione. È molto pianeggiante, c'è anche tanto oceano. Non lo so se mi piace per costruire. Oddio, pianeggiante, neanche troppo. Veramente non mi sta piacendo il seed dove siamo spawnati, posso dirlo? Mo salgo qui sopra e proviamo a darci un'occhiata in giro. Allora, ho alzato la distanza di rendering, il PC, io ho un PC della Madonna, quindi non ha problemi, però il gioco essendo vecchio non è particolarmente ottimizzato e non mi sta facendo vedere una mazza di niente. Comunque, l'idea è, lì c'è una caverna, insomma, siamo vicini a alberi, con tanti alberi della gomma, montagne, è una zona comunque un bel po' mista.
avevamo da quella parte forse il deserto, comunque un po' di sabbia intorno ce l'abbiamo, c'è l'oceano, quindi quasi quasi io andrei forse là, no, di qua, forse costruirei là, ecco, in quello spiazzo là. Io spero che il gioco non stia laggando, perché insomma FPS ne... addio, 40 perché ho alzato i fari, aspettate che lo abbasso, tanto non carica, affanculo. Ecco, 150 fps a posto. Però, boh, ho come l'impressione che laghi. Allora, vorrei buttarmi nell'acqua, però ho paura, ragazzi, a buttarmi nell'acqua, perché in un mondo di prova che stavo un pochino esplorando, mi è capitato di tuffarmi nell'acqua e di rimanerci secco. È stranissima sta cosa. Vabbè, bug di versioni vecchie di Minecraft, ci può stare. Qui abbiamo comunque anche delle piccole caverne che possiamo poi esplorare, perché, insomma, ci servirà esplorare. E dove fare casa? Dove? Dai, andiamo un po' più da quella parte, mi sembra più carino. Allora, credo di aver deciso, qui siamo anche vicini a una foresta e insomma la farei qui la casa, però vorrei una zona un po' pianeggiante, non so se farla sotto o se appiattire un pochettino qua. Io quasi quasi appiattirei un pochettino qua e mi stabilirei, perché insomma non posso continuare a girare a vuoto. Sarei curioso di esplorare, però non ho niente, magari più avanti con magari anche la possibilità di volare, perché sì ragazzi, ci sono vari modi per volare in questo modpack, magari esploriamo un pochino di più. Io per adesso scaverei un pochettino e piazzerei le mie radici qua. Non penso che mi metterò a fare una casa già adesso, anche perché onestamente non voglio buttare tempo in questa serie nel fare costruzioni belle. Faremo più che altro costruzioni funzionali, ecco, funzionali all'industria che dobbiamo metter su. Allora, ho messo a cuocere un pochino di cibo perché adesso ci tocca andare in caverna, perché senza materiali qui non facciamo nulla. Qui ho piantato i nostri due alberelli, uno già è cresciuto. Vi faccio vedere che potete togliergli tutte le foglie, lasciate magari solo quelle sopra, perché a noi alla fine quello che ci interessa in realtà è il tronco, perché la resina sul tronco ricresce, quindi è sufficiente non tagliare il tronco. Ecco, per esempio, questo tronco sappiamo che fa la resina lì sopra. Ok, queste mo se ne andranno da sole, magari ci droppano altri alberelli e questa ce la raccogliamo. Quindi niente, mi preparo un pochettino, faccio un po' di cibo e ci andiamo a spaccare in miniera. Ok, abbiamo il cibo, qui ho messo a fare la gomma nel frattempo. Il cibo in realtà non è tantissimo, però purtroppo non ne ho altro. Quindi se vediamo qualche bestia facciamola fuori, che insomma mi servono le bistecche. E dove andiamo? In miniera, dove che avevo visto una caverna. Intanto ho messo il puntino così non rischiamo di perderci, perché io insomma a geolocalizzarmi faccio cacare. Se non sbaglio c'era un buco nella terra da queste parti. Le pecore non danno cibo, boh. O andiamo a ficcarci in quella montagna, però non ne sono totalmente sicuro. Lì intanto vedo del carbone, boh, iniziamo da là e poi dove ci porta il vento andiamo. E infatti ragazzi, per avvicinarmi al carbone, puff, un buco nella terra. Mo ci entriamo e partiamo da là. Ok, bene, sto entrando, mo torno indietro e raccolgo ciò che c'era. Allora, lì sotto c'è una bestia di Satana verde, però intanto vi faccio vedere che qui ho trovato qualcosa, eccolo. Questo qui dovrebbe essere uno zaffiro. Si prende col piccone di... sì, ok, è uno zaffiro, bello, dai. Primi materiali rari della serie. Non so bene cosa ci può servire, però, boh, prendi e porta a casa. Oddio, allora, lui dobbiamo sconfiggerlo senza che ci faccia esplodere. Che cazzo sto facendo, ga? Ma ti sei rincoglionito? A terra devi. Ecco qua, vediamo se ci riesce, piano piano, ok, vieni qua, ok, ok, ce l'abbiamo. Allora, vi posso dire che è un buco un po' del cazzo, perché c'è la caverna, arriva qua e scade a strapiombo. Intanto qui c'è della tin, che adesso ci raccogliamo, lì c'è il nostro amichetto creeper, e boh, non so se andare di là o verso giù. Intanto mi prendo questo e vi faccio vedere la tin, se non lo butto giù. Oddio quanto ce n'è. Il rame ragazzi è un qualcosa che abbonda, state tranquilli. Ok, questa qui dovrebbe essere della tin, che non mi ricordo come si traduce in italiano, però sì, è la tin. Ditemelo perché veramente, boh, vuoto di memoria totale. Intanto io prendo e porto a casa. Non so se andare giù o andare di là. Certo, di là abbiamo una bella compagnia, quindi forse farei una cosa del genere. Ricordati che sei un nabboga. Ok, niente, continuo a scavare. Sono arrivato fino alla fine della caverna, di cui non è tantissimo ed è chiusa, quindi mi raccolgo i minerali che ci sono e poi ci buttiamo in quel buco. E chissà, magari ci riusciamo a portare a casa anche qualche diamante già al primo episodio. Non sarebbe male. Ok, adesso con molta cautela dobbiamo scendere e vorrei andare a prendere lì che ci sono quegli zaffiri. Non so bene come fare in realtà, vediamo se riesco a mettere... Ok, ottimo, mettiamo anche una torcia che non si vede niente. Riesco a metterlo lì, sì, salto, ok.
Ok, facile. E fin qua ci siamo e ci prendiamo anche questi zaffiri. Zaffiri sì, i rubini sono quelli rossi. Ok, sono arrivato giù e ho trovato della nicolite. Questo è un materiale tipo redstone, però insomma non è redstone, che ci servirà certamente. È abbondante, per carità, ce ne dà anche un sacco di drop ogni blocco, però approfittiamone e raccogliamola visto che ci siamo. La caverna continua verso su, però io in realtà volevo andare verso giù perché vorrei provare a cercare diamanti. Ok, come non detto, la caverna è finita, quindi io a sto punto, dato che sono già sotto, siamo ad altezza 22, lì sotto ero ad altezza 15, io proverei a scavare leggermente più sotto, che se non sbaglio i diamanti si trovano ad altezza, quant'era? 13, 12, 13? Non ne sono certo, però se non sbaglio sì. Allora, scavando vi faccio vedere che ho appena trovato del silver. Questo qua, silver sarebbe alla fine argento. Me l'ha dato? Vieni qua. Eccolo qua. Però ancora nessun diamante, vabbè, non ho scavato tanto. Ho cercato nelle versioni dalla 1.8.1 tipo indietro, l'altezza per i diamanti è tipo da 5 a 12-13. Ora sono ad altezza 7, quindi siamo in quella via di mezzo giusta. Scavo un po' dritto per dritto e boh, speriamo di essere fortunati. Ok, manco il tempo di dire siamo fortunati e ok, non ho trovato il diamante, per carità, però ci becchiamo della redstone, che assolutamente ci prendiamo perché ci serve. Quanta ce n'è? Spero un bel po'. Eccola là, quella è la bedrock. Sono veramente ai limiti del mondo, però dai, niente male. Ok ragazzi, non sono diamanti, però cavolo, almeno troviamo qualcosa di diverso e di valore. Un po' di oro. Mo, non vuoi che dietro quest'oro ci sia un diamante? Ovviamente no, però vabbè, meglio di niente. Ho trovato anche questa terra qui sotto, non capisco perché a questa altezza ci sia della terra, mi fa un po' strano. Oddio, forse non è strano, però vabbè, a me mi fa strano. Poi ho iniziato a usare il piccone di ferro perché onestamente è più veloce e dato che il ferro, dai, un po' ce l'abbiamo, posso permettermi di usarlo. Ok, mi sono preso un po' paura ragazzi perché porca miseria, guardate che cavolo ho trovato. Vediamo se riesco a prendere comunque questa redstone, ok, se non c'è lava anche sotto, non c'è lava sotto, no. Adesso a rischio spacco questa, oddio, 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 ok, 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 chiudi e proviamo anche questa, oh, ok, vicino ancora, ok, chiudi, ok. E niente, forse vicino alla lava c'è qualche diamante, può essere? No. Lì c'è della nicolite, però boh, troppo complicata da raggiungere. Continuo a scavare un altro po' in quest'altra direzione. E ragazzi, guardate che spettacolo, porca miseria. Non ho neanche scavato troppo. Qui ho dovuto buttare un po' di cobblestone che stavo anche strapieno. E porca la miseria, ragazzi, diamond. Ma speriamo che ce ne sono un fottio, veramente, perché mi sono un po' stancato di scavare, onesto. Vorrei andare a costruire qualche macchinario, quindi mo ce li prendiamo e andiamo. Quanti sono? Quanti sono? 11. Ah, faccio lo cazzo. Ok, senza farlo apposta, mentre scavavo un po' di carbone, ha già beccato un'altra caverna. Io un mezzo giretto in realtà me lo farei. Questa forse è la lava che avevamo visto prima? Può essere la sua continuazione. Allora, non ce n'è neanche poco, è un po' di smeraldo. Questo è smeraldo. No, è andato bruciato uno. Mannaggia la miseria, mannaggia. Che posso buttare? Il tritap tanto è tutto finito, vai. È tutto consumato, non mi serve. Ok. E mo, attenzione a non cadere nella lava. E qui sopra avevo visto una continuazione della caverna. Quindi io mi affaccerei almeno a dare un'occhiata. Vabbè, qui abbiamo altro tin, altro coal. Mo me lo prendo. Ti metti la torcia qua. E poi c'era mi sa anche dall'altro lato. Vabbè, intanto scavo qui. Tra l'altro tutto intorno sento versi di mostri, quindi qua intorno è chiaro che c'è comunque una caverna abitata da bestie di... Oddio, oddio, non vicino alla lava, non vicino alla... Aspetta che non ti vedo, pezzo della... Diamanti ragazzi, diamanti. Ok, ok, illumina, illumina, luce, luce fu, luce c'è, ok, ho visto diamanti. Oddio che paura, mangiamo che se no non recupero vita. Mamma mia che ansia, vediamo quanti sono, 1, 2, mo, scadono nella lava, 3. 4, ok, 5, bello, vieni qua da papino, solo 5, vabbè più gli 11 di prima, direi non male. Beh, raga, lo so che è da mezz'ora che sto dicendo mo torno sopra, però dove mi giro c'è roba da raccogliere, porca miseria, finché riesco a ficcarla nell'inventario a me va di raccogliere. Allora, questo è uranio che dobbiamo assolutamente prendere, però volevo prima chiudere questo pezzo qua che mi fa entrare l'acqua. Oh, sì cazzo, qui abbiamo altro ferro, raga, veramente i minerali, sta spedizione è andata di lusso, non so veramente se ci manca qualcosa. Butto e voi famo delle torce, così facciamo spazio. Ok, abbiamo preso anche l'uranio, che è molto raro l'uranio e non è così tanto comune, quindi bene che ce lo iniziamo a portare a casa. Certo, da qui a fare la centrale nucleare
ce ne passa ancora, però noi prendiamo e portiamo a casa. Allora guys, ho trovato veramente un insieme di caverne infinito, quindi qua se io continuo a esplorare non finisco letteralmente più. Quindi boh, adesso devo smettere di raccogliere, almeno che vabbè non trovo cose magari preziose di valore e le prendo. Tipo ferro, sì è comodo, però ne ho raccolto tanto. Se continuo veramente non esco più, quindi adesso devo smetterla, dire basta alla miniera, che ho fatto, e andare verso sopra. Come fare? Che cazzo sto facendo? Boh, facciamo la vecchia maniera, un buco verso su e passa la paura. Facciamolo qua, sperando di non beccare della lava che ci cade in testa. Quindi boh, salgo e ci aggiorniamo. E luce fu, guys, luce fu. Bene, qui abbiamo la piantagione di alberi che ho messa io. Che figata. Vediamo se ne sono nati, ok, però non c'ho il tree tap. Andiamolo a fare. Che poi che strano, quest'albero è cresciuto tipo 2 secondi e quello sta ancora là. Che assurdità. Bene, 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 siamo alla base e possiamo mettere a posto tutto il nostro dannatissimo bottino. Allora, metto un po' in ordine le cose e capisco cosa possiamo fare. Intanto vi faccio notare che ho anche raccolto del tungsteno e non me ne ero accorto perché ha la skin molto molto simile a quella del carbone. Beh, buono a sapersi, dai. Una cosa in più è meglio di una cosa in meno. Allora, ho fatto qualche fornace perché volevo iniziare a cuocere un po' di minerali. Non voglio cuocerli tutti perché adesso capirete perché. Però almeno quanti bastano per iniziare a fare le prime cose. Quindi mettiamoli a fare e ci vorrà un po' di pazienza. Vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare il generatore perché tutti i macchinari dell'Industrial Craft, come nel nostro mondo, funzionano a corrente elettrica, che qui viene chiamata EU, l'unità di misura della corrente elettrica. E il modo più becero, banale e semplice per produrre corrente elettrica è alla vecchia maniera, col buono e semplice combustibile fossile, il carbone o anche la legna possiamo usare. E quindi ci serve un generatore che converta il carbone in corrente elettrica. E questo qui dobbiamo fare, quindi il generatore. Poi ovviamente faremo pannelli solari e tante altre robe, però iniziamo da questo. Ci servirà una fornace, un machine block che si fa con il refined iron, che altro non è che ferro raffinato, quindi prendere il ferro e cuocerlo di nuovo, ok? E poi ci servirà una red battery, qui ce la fa vedere carica, però a noi ci serve quella scarica, vedete, se clicco qui non mi dice il crafting, pezzo di merda, invece se clicco qui sì, ci servirà quindi un po' di tin, un po' di redstone e poi copper cable che si fanno appunto con il rame e la gomma che abbiamo. A proposito di gomma, io adesso mi farei un tree tap, così andiamo a raccogliere anche l'altra resina che ci fa comodo. Che cazzo sto facendo? Eccolo. Bene bene, aspetto un po', cuocio qualcosa e ci aggiorniamo. Allora possiamo già fare i primi cavi in rame, molto semplici. Ne faccio un po' perché ce ne serviranno un pochettino, quindi si fa con la gomma e il rame. Eccolo qua, ce ne facciamo 12 per iniziare. Nel frattempo sto raccogliendo tutto, adesso devo mettere a fare il refined iron. Sì, mettiamolo a fare, 14 forse ci bastano per iniziare. Intanto sto cazzo di letto qua mi sta dando un fastidio della Madonna. Mettiti... ok, così mi dà ancora più fastidio, lo volevo mettere di lato. Ehi, vai a cacare. Comunque non so perché sto laggando, c'è 50 fps, che cavolo, non abbiamo manco messo un primo macchinario. Vabbè, robe della 125. Vi faccio vedere che possiamo già fare la red battery, eccola qua, facile facile. Guardate, ne faccio già 4 perché ci serviranno poi anche per altri macchinari, quindi a sto punto abbiamo il crafting fatto, abbiamo i materiali fatti, facciamole. Che ci vuole. Ci possiamo fare anche con il refined iron quello che era il machine block, ne faremo tanti di machine block, tipo la base. In teoria possiamo procedere a fare il nostro generatore, eccolo qua, clicco qui sul tastino, abbiamo due opzioni, io sceglierei questa, mettiamo la fornace, mettiamo il machine block e mettiamo la nostra batteria e tatanchiti abbiamo il nostro generatore. Prendiamo anche un po' di carbone e lo piazzerei, boh, mettiamolo qua. Questo qui sembra una fornace, però in realtà se io metto il carbone, lui non è che mi cuoce le cose che io metto qui sopra, vedete qui sopra non mi fa mettere niente, però mi sta producendo energia elettrica. Ora si sta caricando lui, poi da lui possiamo collegarci una batteria oppure, come vorrei fare io, banalmente con dei cavi collegarci i macchinari. Potremmo anche attaccare i macchinari direttamente, dovrebbero venire alimentati, però boh, mi piace di più farlo con i cavi, quindi facciamo una roba del genere. Adesso la prossima mossa è fare il maceratore e voi direte perché proprio il maceratore? Beh dai, se avete giocato sto pacchetto lo sapete, è fondamentale. Comunque ci serve sta roba, quindi devo fare altri cavi, altro refined iron, i flint e steel ce li ho.
Flint e Steel, Flint, si chiamano Flint, non Flint e Steel, che cazzo, dove sta il ferro? Eccolo qui, mettiamolo a raffinare un altro po', vabbè, vi aggiorno tra poco. Ecco qui, ci siamo fatti il nostro primo Electronic Circuit, quindi dovremmo avere tutto in realtà, ci manca soltanto il Machine Block che possiamo fare semplicemente col Refined Iron e quindi ci possiamo fare il nostro maceratore. Ma che cos'è un maceratore? È praticamente un macchinario in cui noi mettiamo i nostri ore, i nostri materiali appena raccolti e lui ce li macera, ce li distrugge in polvere. Avete presente che mettendo un blocco tipo di ferro appena raccolto nella fornace vi dà un pezzo di ferro cotto? Bene, il maceratore invece, prendiamo un materiale, per esempio appunto il ferro, se tu gli metti un pezzo di ferro, ok, lui con la corrente elettrica ovviamente, vedete che si è caricato grazie al generatore, lui adesso ci darà un'altra cosa, e cioè due polveri. Perché c'è la gomma qui? Non l'ho messa io, giuro. Tanto ci raccogliamo tutto, vedete, adesso ci darà due polveri e la cosa interessante è che queste due polveri poi una volta cotte ci daranno due lingotti di ferro, eccole qua. E quindi queste qua, se noi ora le cuociamo in una fornace ancora calda, ci daranno due lingotti di ferro semplici. Abbiamo da uno ottenuto due, abbiamo raddoppiato i materiali. Ecco la potenza del nostro maceratore, quindi mettiamolo a lavorare. La prossima cosa da fare io direi che può essere o l'extractor perché ci è fondamentale per produrre la gomma ed è anche molto semplice da fare, oppure la fornace elettrica, però poi io preparerei il necessario per fare l'extractor. Ok, dovremmo avere tutto, quindi semplicemente mettiamo i tri-tap, che sono appunto quelli per raccogliere la resina. Ci serve questa roba soprattutto per ottenere più gomma dalla resina, perché come avete visto adesso praticamente da un blocco di resina ci viene un blocco di gomma e questo è un po' uno spreco. Con l'estrattore invece, ok, si sta caricando, se io gli metto un blocco di resina ce ne dovrebbe dare tipo 3 se non sbaglio. Comunque facciamolo estrarre e vediamo. Nel frattempo la prossima cosa che io costruirei è la fornace elettrica, che dovrebbe essere più veloce di una fornace semplice. È molto facile in realtà, dovremmo anche avere già tutto. No, forse mi manca un po' di ferro. Io questa la toglierei di mezzo intanto e proviamo a craftarla. Ok, sì, ho tutto, ho fatto la fornace di ferro, ci mancano due di questi e questo qui che mi ero preparato prima, comodo comodo. E abbiamo anche la fornace elettrica. Spianiamo un pochettino qui. Comunque raga, non so perché sta laggando, vi giuro. Se avete dei consigli per migliorare la situazione, perché vi giuro il computer è un computer della Madonna. Comunque questa è semplicemente una fornace elettrica, quindi è come la fornace normale, solo che va ad elettricità e come vedete è più veloce. Quindi abbiamo già fatto un botto di roba. Avete visto che c'erano 3 di gomma, quindi da una sticky resin 3 gomme. E abbiamo quindi industrializzato già un po' le prime cose. Non sto capendo perché sta laggando, raga, giuro. Eppure, boh, è strano. Se avete qualche consiglio, ditemelo qui sotto nei commenti. Vediamo cosa possiamo fare adesso. Allora, la prossima cosa da fare, ragazzi, è la branch, che è fondamentale. Si può fare anche elettrica, però noi iniziamo con questa semplice, che si fa col bronzo. Bronzo che si fa con la polvere di bronzo cotta e polvere di bronzo che si fa mischiando la polvere di copper e la polvere di tin. Quindi preparo tutto, ok, questa ce l'abbiamo, metto a fare un po' di copper e prepariamo la branch. Ma che cos'è la branch? Se io questi macchinari adesso li spacco col piccone, ok, non mi dà il macchinario, mi dà il machine block, quindi abbiamo perso tutto. Ci serve la branch per poter raccogliere questi macchinari. Ecco qui, facciamo le prime 3 polveri, anzi no, ce le dà a doppio, come non detto, le prime 6 polveri di bronzo e questo qui adesso una volta cotto ci diventa bronzo per fare la branch. E ci siamo, possiamo fare la nostra branch, ragazzi. No, che cazzo, scusate, sono un deficiente, me ne mancava uno, ero convinto ne bastassero 5. Come non detto, riproviamo. Allora ragazzi, possiamo fare la nostra branch, eccola qua, vi faccio vedere. Quindi se io questa qua la spacco col piccone mi dà il machine block, però se faccio shift tasto destro mi dà la fornace elettrica, perfetto. Abbiamo la branch, insomma, ci è comoda. Certo, non li spostiamo mai i macchinari, però quando li dovremmo spostare preferirei che fossero sani. E quindi ragazzi, io che vedevo di questo qui era il primo episodio della Tech Classic giocato nel 2026. Abbiamo minato, abbiamo fatto le prime macchinari e che dire, io vi saluto, supportatemi con un mi piace e ci vediamo prossimo episodio.